Abbiamo iniziato per Andrea. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Andrea mi mostra che sta creando con dei mattoni una fortezza, la sta costruendo, con intorno anche poi il fossato, sta alzando le mura intorno alla fortezza. E questa è la fortezza in cui lui si vuole rinchiudere. Eventualmente potrebbe entrare la sua damigella. Di nessun altro. Mm. Ok, il fossato ha i coccodrilli? Sì. Sì, nel senso che ancora non la sta preparando, però il progetto è quello, sì. Ti dà l'autorizzazione, Andrea? Arrossendo, sì. Ecco, dice qualcosa, fa un gesto con le mani? E fa un sì veloce con la testa. Perché arrossisce? Ehm, Fin da piccolo lui è sempre stato un po' timido, un po' di ritrosia, no? E però ha anche difficoltà a tirar fuori alcuni suoi contenuti profondi e quindi si imbarazza. Questo è la A-Day, l'Andrea Day. È un giorno di festa, è un giorno stupendo. Lui dopo anni e anni che mi segue finalmente ha deciso di fare questa sessione. Perché? Perché la sua PS non ce la fa più. È come se lo stesse proprio scuotendo, spingendo in ogni modo. E lui è riuscito in qualche modo ad ascoltarla, facendo anche delle scelte importanti. Questa qui è una ulteriore scelta importante. Ok, facciamo una piccola considerazione, ti faccio una domanda, io ho una sensazione. Allora, da sempre chi vuole fare una sessione, che sia la prima o la seconda e la terza, ha un po' di freno, soprattutto sulla prima. E questo freno riguarda un 30% di quelli che comunque sono interessati a queste cose, che comunque mi contattano e poi il 30% scompare. Questa percentuale è molto più alta adesso e la sensazione è legata al discorso 3D, 4D, la mia sensazione. Cioè, siccome questo è un momento molto importante, chi c'è, chi non c'è non c'è, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, le lance sono state alzate dalle interferenze e questo 30% di reticenti, di indecisi, sta aumentando anche 50, 60, anche il 70%. E questa percentuale è ancora più strana e incredibile per chi dovrebbe fare la seconda. Nonostante tutto, la qualità altissima del nostro lavoro ed unica, tutte le testimonianze che sono pubblicate, nonostante questo ci sono scuse. È una mia sensazione o è un momento X importante, insolito, unico, adesso? Ah no, è una sensazione molto corretta perché la 3D ha una forza magnetica fortissima e quindi fa di tutto per mantenere a sé le persone. Proprio perché adesso ci sarebbe questa possibilità ehm, anche fluida di passare alla 4D, le forze oscure non lo permettono, creano proprio questo quasi fenomeno magnetico affinché le persone rimangano incollate alla 3D e chiaramente fare o una prima o una seconda sessione farebbe passare fluentemente e di diritto alla 4D. Un fenomeno magnetico, dov'è questo magnete?
È come se creassero una specie di movimento, chiamerei inverso, del campo torico del cuore. Attraverso questo magnete loro riescono a creare una specie di contrazione di questo campo torico, anziché espandersi, e alla fine l'espansione del cuore, no? Che permette l'accesso alla 4D, grazie a questo magnete è come se riuscissero a far un po' morire, essiccare, diciamo così, il campo torico. Ok, quindi magnete più meno. Il più viene attratto dal meno, loro sono meno Esatto, e noi siamo più. sì. Non che positivo o negativo, non vuol dire questo. Quindi le persone dovrebbero settarsi su il meno in modo da essere respinte da questo magnete Eh, sì. e andare verso il più quando ormai sono lontane. Può servire? Può avere un senso? Sì, può avere un senso, ma devo dire che questa potenza creata da questo magnete è davvero forte, per cui ci vuole una volontà eh, e anche un'intuizione molto forte. Dove si trova questo magnete? Nella Terra? Non lo so, è come se potesse posizionare questo magnete anche un po' personale, nel senso che per alcuni, per esempio, vedo che funziona di più se è posizionato in alto, per altri funziona di più se è posizionato, come dici tu, nella terra, e per altri se è frontale. Mm. Mettiamo un ad eternum antimagnete nella Terra, al centro della Terra. Mm. Eh sì, questo permette ovviamente di essere alle persone meno materici, meno attaccati a tutte le vicende terrene, l'ego in prima battuta. Il punto è che poi c'è, per esempio, questo magnete sopra che serve proprio, per esempio, per creare l'ego spirituale, no? Che può sembrare solo apparentemente un passaggio alla quarta dimensione, in verità l'ego spirituale è assolutamente terza dimensione. Questo ad eternum funziona per tutti? Per tutte le persone, intendi? Mm? Eh, è un pochino, è come se si abbassasse la guardia della terza dimensione, ci fosse qualche spiraglio in più della quarta in queste persone qui. Ok, lo alimentiamo con il consenso di tutte le fiamme accoppiate e di tutte le fiamme alla ricerca dell'altra fiamma. Bello. Come se si staccassero le persone da quelle entità che vivono sottoterra in questo modo. E ce ne sono parecchie di queste entità eh, collocate metri e metri sotto la terra. Si staccano? Scusa, non ho capito. Si Sì, staccano. si stacca il collegamento tra queste persone e le entità che stanno sottoterra. Dove sono queste entità? Alcune hanno proprio delle basi fisiche sottoterra, anche sotto le no, dove abitiamo noi, ecco, senza andare chissà dove, no? Eh, Mhm. so, anche tipo 30 metri sottoterra ce ne Eh, sono. del 100% degli abitanti di questo pianeta, chi le vuole le tiene, chi non le vuole adesso apre un portale definitivo e le elimina. Adesso, oggi. Sì.
Sì, vedo proprio la disperazione di queste formiche giganti e di questi ragni che stanno sotto, di alcuni rettiloidi Via, via, sotto. tutta roba vecchia, già fatta, già vista, i rettiloidi, gli insettoidi, mo basta, basta. Chi è abituato a vedere sempre le stesse cose e a trovarcisi nella comfort zone, beato lui, anzi, lo dico con ironia. Io voglio cose nuove, voglio fare l'esperienza di cose nuove. Certo. Voglio non spaccarmi la mandibola di sbadigli, di noia e Mm. di sonno. Religione, esseri di luce, l'abbiamo già vista, sta roba l'abbiamo creata noi, abbiamo fatto delle esperienze. Adesso io decido di andarmene da un'altra parte a fare altre esperienze. Tutte queste parole vanno nell'ad eternum al centro della terra. Sì. Per sempre resterà lì, per sempre sarà, anche se è già fortemente alimentato, alimentato dal consenso e dall'unione di tutti quelli che vogliono. In primis le fiamme. Mm. Mm? C'è proprio come una specie di attraversamento, mi fa vedere come un varco in cui c'è dell'acqua che scorre e inizia a scorrere in senso contrario rispetto a come scorreva prima. Quindi c'è proprio questo passaggio coraggioso attraverso il varco. La Dei, Andrea Dei, è diventato una Dei anti-Magnete Dei. Mm? Perché il varco ha proprio la stessa forma del magnete, no? Tra l'altro, vedi, c'è questo arco, cioè tipo come se fosse un ponte, l'arco, esattamente la forma del magnete. Ci sono delle fiamme che sostengono questo antimagnete lì, Monica, che Sì, conosci? sì, le vedo sulla, diciamo, balaustra del ponte. E sì, le conosco, certo. Ok, dimmi solo sì o no. C'è la mia? Sì che c'è. Ok. Vibrazione di Andrea. È 2,3 miliardi, Consapevolezza. 122, PS. 35, Vite precedenti. 2129, 129. Cervello. 8,8, Suscettibilità ipnotica. 22, 23. E il nuovo valore, visibile cioè spiegato nella sessione 1682, trapianto di fegato, eh, quanto Andrea è nella terza dimensione, quanto di Andrea è nella quarta, di un totale di 100. 78 terza. 78 terza, quindi 22 quarta. Ok, valori scarsini. Bisogna essere onesti, a volte lo sono, a volte non lo sono. Vibrazione, consapevolezza, anima, tante vite, cervello ok, suscettibilità ipnotica molto bassa, 22 non mi capitava da tanto tempo, e anche la terza, quarta dimensione, siamo di là in poco. Mi hanno chiesto che cosa vuol dire stare nella quarta dimensione, Monica. Serenità, distacco dall'ego, dalla materia, che non vuol dire San Francesco, vendo tutti gli averi, vivo di povertà, mangio le foglie del prato, del parco cittadino, bevo l'acqua piovana, non vuol dire quello? No, non vuol dire niente di tutto questo. Intanto dopo la quarta c'è una quinta dimensione. La quarta dimensione è la dimensione in cui si è fatta una scelta, mentre nella terza non c'è scelta e non c'è neanche capacità di vedere, di discernere, si è completamente immersi nel dramma della Matrix. In quarta dimensione si è effettuata una scelta e la scelta è di smetterla di crogiolarsi nel dolore, nelle false credenze, nei vecchi schemi, però ci si rimbocca le maniche, bisogna agire. Si possono guardare le vecchie foto? Eh sì, certo che sì, anzi,
perché permette di fare una rilettura completamente diversa del passato. E poi ci si lega ai ricordi, stiamo solo legati ai ricordi. No, è esattamente l'opposto. Ma quindi dobbiamo vedere le vecchie foto freddi o qualche bella frignata può scappare? Si può fare tutto, l'importante è capire il gioco. Ok, Andrea, progetto. Mi viene Belve, come se ci fosse, intese da lui, percepite da lui all'esterno, tutta una serie di, tra virgolette, nemici, situazioni difficili, alcune anche che lo mettono con le spalle al muro, che lo stressano, o che per lui sono difficili da gestire. Quindi sia le persone che le situazioni di vita. Quindi comunque è come se lui dovesse sempre essere un po' il domatore di queste belve, cioè che non si sente mai veramente a proprio agio. Sempre su chi va là, perché è Un quella po' volta sì, che il leone ti tira una zampata. non si sa mai. Mm. Adesso En- sembra tutto ok, ma come dici tu, forse dopo non più. entità eterica, quando lo fa nei circhi io dico vai, fatto Sì, bene, sì. ho riportato nella savana. Entità eteriche. Come Canide c'è una Iena Ridens che ride proprio delle sue difficoltà, dei momenti in cui nel passato, per esempio, è stato deriso, che ride dei suoi fallimenti amorosi, sghignazza proprio, no? Mhm. Prendendosi gioco di lui. E poi c'è un uovo che contiene al suo interno un falconiforme ed è come se rimanesse così senza farsi vedere, ma comunque ha un'influenza determinante. Mm. Poi c'è del secondo universo un fantasma di colore nero, che è come in un certo senso rappresentativo di quelle che sono le sue paure e anche dei suoi contenuti rimossi. Anziché presentarsi come, sai, il classico fantasmino con il lenzuolo bianco o con il lenzuolo nero. Cioè Che non mi faccio identificare, non ti devi sì, ricordare dove e quando mi hai visto. sì, rimane l'oscurità più completa. Infatti lui tante cose non le ricorda e se hai notato, mano a mano che ci raccontava i punti, affioravano degli Mm, elementi. mm. Poi ci sono come degli alieni mh, che hanno delle sembianze miste tra anfibio rettile. E la cosa che mi incuriosisce è che loro si presentano come Kramer, che mi Mm. ricorda un po' il Il film film? Kramer, sì, bravo, il film Kramer contro Kramer, che sono due genitori un po' che si contendono, no? Il Eh. figlio. In qualche Ah, modo, uno è uno, sì. un rettile e un anfibio, non un anfibio rettile. Sono due. Sì, esatto. O è uno che ha E, due boh, parti. non so, non capisco perché sembrano entrambi come se fossero invertiti, cioè che uno ha la testa di serpente e il corpo di anfibio e poi l'altro l'opposto, perché Ah, poi alla ok. fine sono la stessa roba, perché poi il gioco Mhm. è lo stesso, Però solo sono due apparentemente. Però soggetti. sono due, esatto, sì. Uno tira da una parte, l'altro tira dall'altra, però poi alla fine un gioco fittizio, no? Poi? E poi ci sono 3 DL. Ok, io faccio un personale bravo ad Andrea che si è creato queste entità, non sono ironico, se le create per capire delle cose, non sono entità brutte e cattive che adesso noi togliamo perché noi non vogliamo le entità brutte e cattive, io voglio vivere libero in una vita bellissima, magnifica, dove tutto è bellissimo e magnifico. Queste sono delle entità, chi è che vi dice, tra quelli che fanno questo lavoro, questa cosa? Voglio proprio vederlo, se non noi. Queste sono delle entità che lui si è creato. Gli altri sono fermi ancora a rettiliano e tra l'altro ricevono un sacco di lodi. Fantastico, bravissimo.
dicono di uno che è ancora lì ai rettiliani. Noi diciamo le entità le abbiamo create noi, l'abbiamo capito profondamente. Adesso vedremo perché. Entità mentali, altri che ne parlano, non ci sono. Siamo gli unici che parlano da mesi, anni di entità mentali. Le vere cape solitamente sono tante quante gli esseri di luce, entità eteriche. Ipotizziamo che siano 3. Sono 3? Sono 3. Vediamole. Allora, la prima è violenza privata. E, e- voglio dire ad Andrea e a tutti in generale che io posso vedere solo quello che mi è concesso di vedere dalla persona stessa, ok? Quindi io posso vedere solo una parte di questa violenza privata, quella che lui è pronto a vedere. Ehm, vedo appunto questi atteggiamenti ambigui dove la violenza non è necessariamente il picchiare, il mettere le mani addosso, ma andare oltre ciò che la persona, in questo caso il bambino, si sente di accogliere, di accettare. Quella è violenza. Andare a sconfinare nella privacy che non è solo fisica, ma è proprio emotiva, di crescita. Quindi si chiama violenza? Privata. Privata. Come se fosse proprio una cosa, tra l'altro, messa molto a tacere, così ambigua, che tra l'altro non gli puoi neanche dare, sai, quella definizione chiara di violenza. Rimane comunque una cosa molto privata e anche molto sottile, difficile da interpretare, così. Livello. Da 1 a 5. 10. 5. Importante. Poi. Cacca sotto. Fa riferimento sia agli episodi di bullismo di cui è stato vittima e quindi con conseguente derisione, dileggio, eccetera, ma fa anche riferimento al suo fortissimo attaccamento, no? Verso la mamma, che ha fatto sì che lui rimanesse molto, come si può dire, no? Sotto l'ala protettiva della madre, per cui agli occhi degli altri potesse sembrare così come un cagasotto, no? Che non se la sa cavare da sé, non è indipendente. E in fin dei conti sono dei giudizi che anche Andrea stesso ha fatto su di sé. Tant'è vero che a un certo punto ha avuto bisogno di tagliare un po' questo cordone ombelicale, perché si rendeva conto di essere troppo sotto l'ala protettrice della madre. Quindi adesso sì? Livello? Sì, il livello del momento attuale. Allora, dunque, in passato era 8. Adesso direi che invece siamo a volte 4, a volte 5. Terza entità mentale. Si chiama fumo, intesa proprio e il fatto che la sua vita rimane un po' così, fumosa, rimane poco concretizzata. Molte cose ci sono più a livello della mente, ma non riesce poi a realizzarle, a renderle materiali. Quindi rimane un po' così, tutto un po' fumoso e anche alcune idee che lui si è fatto non sono neanche così chiare. Anche queste sono un po' fumose, c'è un po' comunque di confusione. Livello? 6-7. Sono tutte molto alte, parecchio alte. Anche la 8 che adesso è 5 comunque è 5. Bene, anzi, vabbè, sì, bene lo stesso. E impianti eterici. Allora, ci sono 2 cassaforti eteriche. Una cassaforte chiude la testa. Un'altra cassaforte chiude la zona, diciamo, sì, genitale intestino. La rinchiude tutta intorno, quindi.
Mhm. Bisogna che lui trovi appunto le combinazioni di entrambe le cassaforti affinché si ripristinino sia questa parte bassa che la parte alta. Poi in mano destra, dentro la mano destra stringe una bomba a mano, che è come se da un lato gli facesse percepire dentro di sé una sorta di tensione, Mhm. una tensione costante, un qualcosa che non va. Mm? E dall'altro potrebbe essere la sensazione che questa bomba a mano lui la tirerà fuori, la lancerà all'esterno. E poi c'è una barra lungo la colonna vertebrale. Belve, nome della PS, Stella d'oro, della PE. eh, cowboy, Cinema, papà e mamma. ehm, il padre è come se mi venisse, non so come spiegarti, con delle, come si chiamano? Le squadre, con le squadre. Quindi con un'idea un po' di rigidità, di tutto che va misurato secondo il suo metro, unicamente secondo il suo metro. Quelle sono le squadre giuste, ideali, perfette per tutto e tutti. Viene? La, sì, 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 Mhm. sì. Squadre di calcio? No. No, La come si chiamano? squadra. Le squadre, Mhm. squadre geometriche. Mhm. C'è anche un righello, così. La madre viene un po' apprensiva, come se volesse accertarsi che ehm, più da un punto di vista pratico Andrea abbia tutto quello che gli serve, se per caso ha sete, se per caso ha fame, se ha freddo, così, no? Fratello, Come se venisse con gli occhi chiusi, però viene. la ex, proviamoci. Sì, sì, l'ex viene rigorosamente per se stessa, perché lei Mhm. sente proprio corretta la decisione che ha preso all'epoca, no? Però è interessata, Perché? perché io credo che sia una di queste persone che ha sentito il richiamo della quarta dimensione. Mm. Io lo devo chiamare, Andrea, l'amico, quello L'ami- mm, là, mm. sì, Quello sì, ho con il capito. nome che non Sì, sì. diciamo. Sì, è venuta con la moglie proprio. Eh, sto È facendo i sposato? Non conti. mi Per- ricordo. Ha una moglie? Ha una moglie. Ha una moglie, sì, sì. Ma non ho sentito. E, e quindi è come se mi viene con una barba bianca, cioè più o meno ho capito quanti anni ha, però sembra averne di più. Ok, gli altri amici di quel giro lì. Due, due uomini, anche se ovviamente quel giro lì era costituito da tante persone, però io vedo due. Vabbè, andiamo a 18 anni fa più o meno. Andrea sta con la sua ex. Era la fiamma all'epoca? O un'anima gemella? Era un'anima gemella di quarto livello. Ma non fiamma. No, anche perché erano proprio, come dirti, in via di formazione loro due. Ehm, c'erano ancora molti cambiamenti in corso dentro di loro e fuori di loro. Lui analizza poi questa cosa della fiamma quando all'interno di questo gruppo di amici lei non lo è, cioè lei se ne va, si stacca da lui, decide di chiudere la relazione.
lì diciamo che partono anche una serie di, alcune sono delle considerazioni effettivamente buone, giuste, delle intuizioni corrette, però si mescolano a delle idealizzazioni che infatti vanno a comporre l'entità mentale fumo. mm? Ed è questa sorta di confusione, questa cosa di vivere soprattutto nella testa e di non avere un ancoraggio nella realtà. Noi siamo venuti qua per vivere anche la materia, per cui non possiamo solamente vivere la mentalizzazione, no, di un evento. Mm. Dobbiamo poi fare l'esperienza diretta. E Mhm. invece lui, per molto tempo, pur in alcune emozioni e sensazioni che corrispondono effettivamente al vissuto della fiamma, però poi non le ha sapute tradurre in realtà, è rimasto fumo. Come vedi l'amico di fronte a questa analisi che stiamo facendo? Allora, diciamo che adesso l'amico è come se, tra virgolette, si fosse messo anche il cuore in pace, nel senso che per un po' di tempo, rispetto a quando Andrea aveva voluto poi staccarsi anche da lui, no? Il primo distacco è stato dalla mamma, il secondo distacco è stato da questa coppia. Chiamiamoli di amici, ok? Questo signore qui, un pochino più grande di lui, all'inizio non voleva questo distacco, perché in un certo senso era come un suo figlio affiliato, figlio barra affiliato, Mm. ok? Quindi era molto importante per quest'uomo che Andrea mantenesse in uno stato di dipendenza, di sudditanza a lui, di essere figlio Mhm. e affiliato, ok? Quindi non ha accettato subito di buon grado questa separazione. Adesso è come se ne fosse fatto una ragione, ma perché ha trovato altri a cui dare lo stesso ruolo di figli affiliati. Sostitutivi, Sì, sì. sostituti. Va bene, problemi intestinali, gonfiore, produzione di muco, causa esoterica, tutto questo da un anno. C'è questa cassaforte come impianto eterico che effettivamente tutto ciò che rimane chiuso in cassaforte, come dire, non trova respiro, ok? Non trova il modo di funzionare nella giusta maniera. Quindi questo è quello che sta accadendo a lui. E io vedo una stretta connessione tra la sua parte intestinale e la sua parte più intima. È come se l'intestino fosse la parte proprio più viscerale, più profonda della sua intimità sessuale. Così come la sua intimità sessuale risulta essere molto sacrificata e anche un po' distorta, mm, Mhm. così ne accusa il colpo l'intestino. E da un anno a questa parte è come se l'anima gli avesse voluto far notare che adesso bisogna prendersi cura anche di questa parte qui, perché noi in questa dimensione che viviamo dobbiamo usufruire anche della nostra sfera sessuale. mm? Sacrificarla così non porta a qualcosa di buono per noi. Allora la sua anima ha voluto generare un tipo di disturbo in modo che lui potesse iniziare a lavorarci su. Io non ve l'avevo detto, ma oggi per una serie di circostanze che non mi interessano, praticamente rarissime, no, anzi uniche, ho sentito un pezzo di un film, un dialogo tra lui e lei, sostanzialmente due fiamme. Lui sposato con un'altra, lei sposata con un altro, si incontrano dopo anni, è un film. E, e lei gli dice: Tu non puoi ripresentarti dopo anni così, tu sei quella cosa che mi corrode dentro. Perché è arrivato nella sessione di Andrea ancora in maniera prepotente l'argomento fiamme? Mm,
per Allora, Andrea. rispetto ad Andrea, per la sua effettiva ex, non mi sembra che si No. possa ripresentare, ok? Come conoscenze del passato, sì, è possibile che lui Mhm. abbia sfiorato una persona, pur non mi sembra che abbia avuto un rapporto. Può aver pensato che è una ragazza carina, può aver pensato cose così, no? Però neanche con così particolare insistenza. E potrebbe essere una delle sue fiamme. Però potrebbe essere anche una persona completamente nuova per Andrea. Mhm. Mhm. Il suo futuro. Lui le donne non lo sa, adesso non ci sono, le voglio, non le voglio, non lo so, sto bene da solo, sono solo rogne. Mi ha Mm. colpito molto questa parola. È una rogna avere una relazione. Chi l'ha detto? L'ha detto Andrea, quello più vero intimo, quello da cui lui vuole un messaggio. Il suo sé interiore, il suo bambino interiore, quello che gli deve dire qual è il suo scopo nella vita, la sua crescita interiore. Non lo so, questa Vai cosa però. mi ha portato il padre. Non so il tipo di concezione che il padre possa avere in generale delle donne. Come l'ho visto io, appunto, è molto fisso, diciamo così, su degli argomenti anche in maniera un po' retrograda, alcuni argomenti, no? Per cui può essere passato anche questo a lui. E poi il punto è che la donna obbliga Andrea ad andare molto in profondità e lui ha molta paura perché deve vedersi alcune cose che ha cercato appositamente di sviare. Alcune le ha affrontate, no? Negli anni in cui è stato in questo gruppo, però altre invece le ha proprio messe da parte e alcune le ha affrontate, però poi per ritrovarsi sempre nel problema dell'inizio, che è quella di una dipendenza. Quindi all'inizio era la dipendenza dalla mamma e poi la dipendenza da questo signore. Quindi alla fine tanto percorso, poi la problematica però era un po' sempre la stessa. Ma Andrea è nella 3D per il 78%. Senti Monica, tu come vedi i colori della 3D? Se dai un colore alla 3D e un colore alla 4D, come li vedi? Allora, 3D mi viene grigio e un blu marcio, ti direi. Eh, Dunque la 4D mi viene giallo, arancio e rosso. È un piede di qua e un piede di là, un piedone di qua e un piedino di là. Mm, un piedone di là, sì. Di qua le donne sono rogne, di là le donne cosa sono? Per Andrea. Sono un bellissimo fiore che è l'occasione per vivere davvero. Mi viene un girasole, ehm, e anche un fiore che forse che, non so, può essere inventato, che ha tantissimi petali, quindi tantissime opportunità. Una dahlia, Eh, esatto, tipo una dahlia, simile a sì. una dahlia, coi Sì. petali arricciati a... Ok. Gli spasmi. Allora, alcuni anni fa, adesso ha degli spasmi prima di dormire, cioè si addormenta quasi immediatamente, poi si sveglia di soprassalto perché è in preda a uno spasmo generalizzato in tutto il corpo, soprattutto al centro del petto, e poi si riaddormenta in un qualche modo. Causa esoterica, poi vediamo anche la causa esoterica prima di questo evento, alcuni anni fa, questo evento gli spasmi hanno preso il posto di questo evento antico, vecchio. È un po' complicato, è un po' come essere un pesce, respirare in acqua e venir portato in superficie, quindi boccheggiava. Gli mancava l'acqua, non l'aria. Era come se gli mancasse l'acqua, essendo un pesce, ovviamente gli mancava l'aria. Boccheggiava. Iperventilazione?
Allora, partirei da questo secondo episodio perché mi fa vedere l'azione di questi alieni che sono un misto tra rettile e anfibio. Mhm. Mi fa vedere come c'è uno di questi alieni che lo immerge nell'acqua. Poi arriva l'altro alieno e per gioco, sai, no? Comunque un gioco così di scambi è anche come sempre, no? Un divertimento per loro. L'altro lo tira fuori repentinamente dall'acqua. Mm? Quindi l'anfibio lo E mette dentro, il rettile lo tira fuori, o il sì, contrario. sì, 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 sì. Mm. Ed è quindi Andrea che è completamente in balia, di queste forze qui. Mhm. Questo è successo effettivamente anni fa. Poi lui, Andrea, ha fatto una scelta importante che è stata quella di staccarsi da questo signore, anche un po' Amico, maestro, amico maestro, non saprei come guru. definire. Mm, mhm. Ehm, e allora cosa è successo? Che un po' questi alieni hanno un po' perso forza. Mm? Quindi la dinamica che si crea attualmente è questa, che lui chiude gli occhi e appena lui chiude gli occhi è come se intervenissero queste forze che chiaramente agiscono in eterico per riprovare a interferirlo. Parlo sempre di questi alieni rettili anfibi. Mhm. Attraverso questi spasmi, questi scossoni del corpo, la sua anima lo fa svegliare, in modo che non avvenga più di tanto questa interferenza. Perché svegliandosi blocca l'azione di questa interferenza aliena. Quindi lo spasmo è meglio, è un passo in avanti rispetto Sì. alla mancanza di... Esatto. Ok. Sì, sì, perché prima era in completa balia di questi, no? Lo mettevano dentro, lo tiravano fuori come gli piaceva a loro. Invece qua è una sorta di reazione per evitare l'interferenza. Quindi bene. Bene, però diciamo così che potrebbe anche, prima di addormentarsi, fare una richiesta chiara a se stesso, alla propria anima, al proprio spirito, di non ricevere più queste interferenze. E così non è neanche costretta a subire gli spasmi che poi gli provocano comunque anche un po' un sonno disturbato, no? Perché dovrebbe chiederlo? Perché lui è venuto qui per stare bene? Certo, Sì, ma questa cosa gli serve per capire delle cose. E lui se l'è sì, regalata per questo motivo. sì. Sì, sì, la sua anima sta proprio cercando una connessione con lui, quindi è una buona cosa che lui interloquisca con la sua anima, o come lui lo chiama, il suo sé più profondo, lui lo chiama. Ok, ma se non agisce in un certo modo, non ha molto senso, cioè non ha molti risultati quello di chiedere di non avere più gli spasmi. Diciamo che nel suo caso l'azione ora, per esempio, è vedere fuori da questa cassaforte. Come ti ho detto, tutta la testa è nella cassaforte, no? Quindi c'è l'isolamento, c'è il buio, eccetera. Accettare di aprire questa cassaforte, di vedere se stesso, di vedere la propria vita, del passato e del presente. Questa è in assoluto l'azione più illuminata che lui ora possa fare per uscire Vediamola, da tutto questo buio. apriamola. Vediamo qual è la combinazione. Voglio i numeri. No, vabbè. C'è la banalità del male, no? Perché gli alieni vorrebbero che lui facesse 666 come combinazione, no? Mm? E invece lui fa 222. E si apre. Mm, sì. Ok. E dentro cosa c'è? E c'è un bambino che piange. C'è un bambino, non saprei definire l'età perché in realtà potrebbe avere anche tipo 12 anni, ma a me sembra più piccolo perché si sente
un po' solo, un po' sperso, insicuro. Chi è Andrea? Sì, Andrea. Come ha gli occhi? Ehm, Li vedo leggermente allungati, ma che non li riesce ad aprire, per quanto sono gonfi dal pianto. Dove guarda? Adesso è come se fosse stretto, alle gambe di sua mamma, in questa immagine. Perché la madre risulta un po' una consolazione a tutte le, non so per dirti, cattiverie, ma comunque anche difficoltà, opportunità dell'esterno. Chiamiamo Andrea. Mettiamo di fronte a questo bambino. Con molta gentilezza stacca questo bambino dalle gambe della mamma, anche se l'Andrea piccolo si stava agganciando ancora di più ai polpacci della mamma. Lo stacca dalle gambe della mamma e se lo mette avvinghiato intorno al petto. E? Vedo che gli accarezza la testa, è come se lo consolasse. Ma il bambino continua a piangere? No, ho smesso di piangere. E anzi, adesso sta alzando il viso e lo guarda negli occhi. Ed è come se questo bambino in pochi istanti tirasse fuori la parte di sorgente che c'è in lui, da che prima era tutto quanto chiuso nell'insicurezza e nella dipendenza, adesso ha ripreso la connessione con la sorgente, che invece è completa autonomia, libertà, vita. E gli occhi di questo bambino che irradiano questa luce della sorgente vengono in contatto con gli occhi di Andrea adulto. E quindi c'è anche il passaggio di queste informazioni. Quindi si annulla il tempo. Andrea bambino è lo stesso di oggi. Sì. Bene. Come lo vedi Andrea adesso? Adesso non percepisco più Andrea bambino proprio perché, come hai detto tu, si è creata questa fusione e lo vedo proprio come bagnato di luce, Andrea, così come l'abbiamo visto noi. Fradicio. Sì. Come se si fosse messo a ballare sotto la pioggia. Mm. Sì, una pioggia di luce. Ed è una pioggia che lo ripulisce anche da tutte le forzature mentali, oltre che da tutti i ricordi che l'hanno fatto sentire diverso dagli altri, isolato rispetto agli altri. I bulli. Sì, Il bullo della bicicletta. I 2, 3, 4 bulli della scuola. sì, e che poi nella sua mente, no, nel corso dell'età, è come se si fosse trasformato in un senso di inadeguatezza e di non meritare. È molto bizzarro, no? Come nella mente di noi esseri umani si distorcano completamente i significati delle esperienze. La bicicletta che è stata presa a mazzate era ciò che lui in verità non meritava. È diventato così nella sua testa. E quindi è diventato un non meritare. La E adesso bicicletta. non voglio. Sì, la bicicletta che è quella che ti permette di percorrere la vita, no? Di Mhm, visitarla, di viaggiarla. Anche un rapporto, in un certo senso, è una bicicletta. mhm. Non penso sia una brutta immagine, no? No, 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 Per- assolutamente. Devi muovere le gambe, devi fare tu un lavoro, bicicletta, bicicletta, non quella cagata delle elettriche. Non dire parolacce, Monica. E,
fai un percorso e c'è Esatto, un lavoro tuo. La devi esattamente, mantenere in funzione, oliata, esatto, devi riparare esatto, la gomma che si buca, se si buca, sì, è bella, esatto, metti l'accessorio giusto, pulisci, esatto. ci tieni, la curi. Effettivamente chi va in bicicletta nel modo più sentito è anche un appassionato. Non è un mezzo che butti per strada, che Esatto. schifi, a cui manchi di rispetto. Mm, esatto. E diciamo che lui ha perso la sensazione, la fiducia di poter aver diritto alla bicicletta e al viaggio. Mm? Poi ha iniziato a fare, diciamo così, dei viaggi effettivi, no? Nella vita, ha iniziato a girare il mondo, cosa che prima non aveva mai fatto. Però è come se fosse rimasto alla base questo senso di non meritare la bicicletta, ma solo il viaggio. E invece lui adesso può riacquisire completamente tutto il diritto che è suo naturale di avere la bicicletta e l'esperienza del viaggio. Monica, perché nel film E.T. c'è la bicicletta davanti alla luna? Ah, ah, effettivamente poi c'è anche un bambino, no? Perché Mm. l'amico di E.T. è proprio un bambino. Mm. È proprio importante questo, è anche importante che i bambini imparino ad andare in bicicletta da bambini, perché è proprio una sorta di metafora della vita. E tutta la vita è fatta di simboli, anche se a noi sembrano azioni molto concrete, è tutto simbolo. Quindi il bambino attraverso la sua bicicletta può conoscere qualunque cosa, anche la luna, vera, finta che sia. Beh, il viaggio che ho fatto più bello della mia vita è stato in bicicletta, da solo, da Milano a Roma. Sono cresciuto tantissimo. Mm, sì. Andrea e i cluster. Ci andiamo in bicicletta? Oh, sì, sì. È come se in un certo senso volesse andarci con quella bici lì, quella dell'epoca di quando era ragazzino, no? Mhm. Perché per lui è molto significativo, perché è come trasformare tutto quel passato di cacasotto, che aveva dovuto chiedere poi, non è che l'aveva chiesto, però di fatto era intervenuta la madre, no? Per Mhm. riportare un po' d'ordine. Invece no, adesso è lui padrone della sua bicicletta, è lui padrone della sua vita. Va al cluster. Il cluster mi si presenta come tante sedie di scuola, però sono sedie piccoline, quindi suppongo le elementari perlomeno. Credo che siano avvenute delle cose importanti e interessanti nella scuola elementare che l'hanno segnato. Solo sedie? Sedie, vedo la lavagna, perché quello era il momento, sai, comunque del giudizio, della prova. E poi c'è anche la cattedra. Cosa ne fa? Comprende che questo è tutto il suo passato, prezioso, ma il suo passato, e che adesso lo può trasformare e per trasformarlo butta tutto dentro al portale definitivo, che è il miglior trasformatore che esista. Cosa crea qui al suo posto di queste sedie? Utilizza dei gessetti colorati per creare l'ad eternum ed è come costituito da dei minuscoli trattini che vanno a formare una spirale. Vedo il colore giallo, il colore rosso, che sono poi i colori che avevamo visto nella quarta dimensione. Mhm. Avatar c'è ancora? L'avatar è come se si fosse alzato, come sai quel maestro che quando entri in classe ti chiede di alzarti, no? Mhm. Mm.
quel maestro a cui devi una certa obbedienza, sudditanza, così, no? E prova, alzandosi, a incutere questo senso di autorità in Andrea. Subita. Sì, sì. Cioè come se Andrea fosse l'insegnante. Come se questo avatar volesse provare a giocare l'ultima volta la carta di essere lui l'insegnante. Ok. Quindi si alza per giocare quella cosa lì. Visto che si è Sì. alzato, l'avatar se ne va direttamente, si apre la botola del portale definitivo e se ne va immediatamente. Sì. Se questo vuole Andrea. Sì, Andrea lo vuole come? Anzi, mentre lui si sta avviando, mentre questo avatar maestro si sta avviando verso il portale definitivo, Andrea ci butta dentro anche il computer, la scrivania. Cosa rimane? Violenza privata, caca sotto e fumo? No, Tre basta. mentali. La iena, l'uovo di falco, il fantasma nero, l'anfibio rettiloide e il rettiloide e i 3 DL. No, neanche. Gli impianti. Li ha smontati tutti. Nuova frequenza. Da- 170. Dal suo misero 2,3 a 170. Nuova consapevolezza. 164. PS. 48. Ottimo. Vite. 1873. Cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica. 51. Terza, quarta dimensione. Terza 60. Da valori bruttini a valori più che quasi ottimi. Molto buoni. Grande cambiamento. La PS è perfetta. Praticamente metà. Suscettibilità ipnotica, bella corposa, da uno scarso 22. Andrea vuole, se vuole, lasciare un messaggio alla ex. Acqua passata che mi ha fatto comprendere tante cose. Grazie. All'amico. Va stringendogli la mano, mi hai avviato per 2 volte verso l'indipendenza. Grazie. Al fratello. Svegliati anche tu. Alla mamma. Non ti preoccupare. Poi gli dà un bacio in fronte dicendole che le vuole bene. Al papà. Potresti deporre le tue squadre rigide, se lo vuoi. Messaggio. A se stesso. A quel bambino che piangeva e non piange più. A se stesso. Si è messo molto bello per l'occasione. Lo vedo con un completo piuttosto elegante, ehm, e fa effettivamente la sua figura. Ha voglia di vedersi così, bello, dove la sua bellezza fuori riflette la sicurezza che sta acquistando dentro di sé. Sono a posto, sono giusto, non mi manca nulla. Ok. Nel cinema c'è una fiamma. L'avevo chiesto, ma non mi ricordo la risposta. Io ho visto una ragazza bionda, bionda rossiccia direi, no? Mi sembra anche un po' di lentiggini così.
C'è ancora? Sì. Che fa? Sembra anche lei un po' timida perché arrossisce vedendolo così bello. È quasi emozionata, no? Dal vedere che si manifesta in tutto questo suo fascino. Immagine finale. Andiamo con Andrea al centro della Terra, dove c'era il magnete, adesso c'è un antimagnete. Mm. Guarda, viene proprio fuori tra l'altro una di queste sessioni che l'hanno colpito perché in questo momento, quando tu l'hai chiamato al centro della Terra, lui si sente perfettamente un mago che ha partecipato alla realizzazione di questa magia, ovvero di far perdere efficacia a questo magnete. Beh, è grazie a lui che oggi abbiamo fatto questo lavoro. Infatti. L'abbiamo già incontrato in un'altra vita, Andrea, tu ed io. Mi è venuta questa. Facevamo il vino, pestavamo, perché ho visto che stavamo pestando gli acini d'uva, quindi era un'altra epoca, il vino si faceva così. Eh? Tu coi calzoni al ginocchio, eri lì che facevi la pigiatura? Sì. Ci vuoi descrivere la tua situazione? No, beh, eri un uomo e una donna. Facevano, in realtà soprattutto donne e bambini. Infatti io ero una donna e voi due sembrate ragazzini, direi, ecco. Ed è Io una divertente. donna. Sì, sì, è molto divertente, ci sono tante risate. È la fine estate, l'abbondanza, è un buon raccolto questo che stiamo pigiando. Sì, ottimo, Ottimo. un'annata particolarmente fortunata. Va bene, allora brindiamo con Andrea, anche se io non bevo. Non so, tu, brindiamo. Vino bianco o rosso? Rosso. Ogni tanto ti faccio queste domande tanto per vedere se siamo lì, ma siamo sempre lì, ok? Questo bel rosso Sì, rubino, sì, no? Rubino. Mm, Bello acceso. mm. E a cosa brindiamo? Ehm, all'Andy Day, all'Andrea Day, sì. Andrea Dei, lui che dice? Alla mia, alla vostra, alzando il calice. Soprattutto alla sua. Mm. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.